Giuseppe Fenoglio, vita e opere. Giuseppe Fenoglio, detto Beppe, è una delle voci più originali del Novecento italiano. Nato ad Alba in Piemonte il 1 marzo 1922, ebbe un'infanzia e adolescenza segnate da un'educazione attenta, culminata al liceo, dove incontrò figure importanti come i professori Leonardo Coccito e Pietro Chiodi. Già in questi anni, Beppe sviluppò una passione letteraria indelebile per la lingua, la cultura e la letteratura inglese. Questo interesse non fu una semplice evasione provinciale, ma la ricerca di un modello umano, di una formazione, di uno stile diverso da quello che il fascismo gli offriva. Fu particolarmente affascinato dalla figura di Oliver Cromwell e dalla rivoluzione delle teste rotonde. Dopo la maturità e una breve e non brillante esperienza universitaria a Torino, la sua vita prese una svolta radicale nel gennaio 1943 con la chiamata alle armi. Dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, Fenoglio rientrò avventurosamente ad Alba e iniziò l'esperienza partigiana, che avrebbe segnato profondamente la sua esistenza e la sua scrittura. Partecipò attivamente alla lotta. Nel dicembre del 1943 prese parte all'audace assalto della caserma dei Carabinieri di Alba. Svolse anche funzioni di ufficiale di collegamento con le missioni alleate. Il suo percorso politico fu singolare. Pur essendo un autentico antifascista, non si spinse a sinistra, arrivando a votare per la monarchia nel referendum del 1946. Terminata la guerra, il reinserimento nella vita civile fu complesso. Nel maggio 1947 Fenoglio trovò impiego presso la ditta vinicola Figli di Antonio Marenco, ad Alba, grazie alla sua conoscenza dell'inglese e del francese. Questo lavoro, non eccessivamente impegnativo, gli lasciò il tempo per dedicarsi alla scrittura, talvolta anche in orario d'ufficio. Rimase in questa ditta per tutta la vita, divenendone procuratore. La sua vita in provincia fu animata da una ricerca letteraria intensa e tormentata. Fenoglio era assillato dal dubbio di non riuscire a dare voce adeguata al mondo che voleva narrare. La sua prosa era il frutto di un lavoro incessante di stesure e rifacimenti. Amava dire: «La più facile delle mie pagine esce spensierata da una decina di penosi rifacimenti». Il suo esordio avvenne con il racconto Il trucco nel 1949. La vera affermazione arrivò però con la casa editrice Einaudi. Dopo il rifiuto della paga del sabato, finalmente nel 1952 fu pubblicato nella collana Gettoni, diretta da Vittorini, I 23 giorni della città di Alba. Nel 1954, sempre nei Gettoni, uscì il romanzo La Malora, ambientato nelle Langhe. Quest'opera descriveva la durezza dei rapporti umani e di lavoro nel mondo contadino tra 800 e 900. Queste opere, ambientate nelle Langhe, sono cruciali perché situano poeticamente e antropologicamente il filone resistenziale, conferendogli un senso di verità e non letterarietà. Nel 1958 Fenoglio inizia a collaborare con Garzanti, che nel 1959 pubblicò il romanzo Primavera di bellezza, il primo frammento della sua epopea partigiana, dal carattere autobiografico. Il rapporto di Fenoglio con la lingua inglese andò ben oltre l'attività di traduttore. L'inglese divenne per lui una prima lingua di scrittura. Fenoglio scriveva spesso in inglese, per poi tradurre in italiano. Questa pratica fungeva da verifica dell'efficacia e dell'asciuttezza della sua prosa. La sua prosa aveva una forza liberatoria scaturita da un'idea di lingua plastica, malleabile, capace di sfruttare le possibilità estreme dell'italiano, producendo incessanti neoformazioni lessicali, morfologiche e sintattiche. Gli ultimi anni di Fenoglio furono segnati dalla malattia. Nel 1960 sposò Luciana Bombardi e nel 1962 nacque la figlia Margherita. Colpito da un cancro ai bronchi, Beppe Fenoglio morì a Torino nella notte tra il 17 e il 18 febbraio 1963,
a soli 40 anni. Durante la sua vita Fenoglio ottenne solo una certa notorietà. La vera comprensione della sua importanza crebbe solo dopo la morte, con l'emergere della vasta parte inedita dei suoi scritti. Opere fondamentali furono pubblicate postume. Un giorno di fuoco, 1963, che includeva il racconto decisivo Una questione privata. Il partigiano Johnny, 1968, un romanzo monumentale, sebbene non terminato, che narra l'intero arco della lotta partigiana. La paga del sabato, 1969, e altri inediti. Infine, nel 1994, Gli appunti partigiani 1944-1945, un manoscritto di recente ritrovamento. L'opera di Fenoglio, in particolare Una questione privata, fu riconosciuta da Italo Calvino come il punto d'approdo della letteratura resistenziale. Calvino affermò che quel libro era ciò che la nostra generazione voleva fare e che solo grazie a Fenoglio si poteva dire che una stagione è compiuta, quella che andava da Il sentiero dei nidi di ragno a Una questione privata, in cui la resistenza era narrata vera come mai era stata scritta. Il vero apice dell'epopea fenogliana, tuttavia, emerse con la scoperta del laboratorio letterario rappresentato da Il partigiano Johnny. Quest'opera rivelò la profondità della sua ricerca linguistica e narrativa, ponendo Fenoglio tra i giganti della letteratura italiana del Novecento. La sua capacità di unire una fedele rievocazione storica con un'innovazione linguistica radicale rende la sua opera un unicum, un testamento ineludibile della resistenza e della condizione umana.